Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come sostituire il filtro del gasolio su un Fiat Ducato. Diciamo che tra tutti i filtri questo è quello che richiede una maggiore attenzione durante lo smontaggio, proprio perché i componenti che andremo a maneggiare sono piuttosto delicati. Bene, detto questo, direi che è arrivato il momento di iniziare. All'interno del vano motore il portafiltro è situato nella zona lato guidatore, infatti questa è la sua unità. Come potete notare lo spazio per lavorare è veramente minimo, quindi la prima cosa da fare è andare a smontare il faro. Iniziamo rimuovendo il connettore del faro, basta semplicemente sfilare questa clip grigia verso sinistra e poi rimuovere direttamente lo spinotto. Procediamo adesso nello svitare le due viti Torx che sostengono il faro, una posizionata qui più in basso, mentre la seconda qua più in alto. Adesso sfiliamo il faro verso sinistra per rimuoverlo. Adesso che abbiamo guadagnato un po' di spazio, il lavoro sarà molto più semplice. Iniziamo con lo scollegare il connettore elettrico dell'unità. Per farlo, vedete questa aletta gialla che sporge? Questa aletta gialla va spostata in alto. Successivamente bisogna sfilare questa clip grigia e il connettore verrà via direttamente. Ok, aletta gialla sollevata. Adesso possiamo sfilare questa clip grigia. Eccolo qua. Adesso dobbiamo scollegare i due tubi che portano il gasolio, questo di colore giallo e questo blu. Per farlo bisogna andare a schiacciare questi pulsantini che ci sono in ogni lato, quindi appunto vanno proprio schiacciati in questa maniera. Per farlo però ci viene in aiuto questo attrezzo. Questa è una pinza per lo sblocco di condutture del gasolio, proprio per sbloccare i raccordi rapidi. Si riconosce perché ha le estremità più sporgenti, quindi perfetta per andare a schiacciare questi pulsantini. Ora ve li faccio vedere più nel dettaglio. I pulsantini che vi dicevo sono questi grigi e si trovano uno in ogni lato del raccordo. Prima di utilizzare la pinza però dobbiamo spostare in basso questa clip gialla. In questa maniera il raccordo è sbloccato. Se voi andate a schiacciare i pulsanti mentre questa clip li blocca, andrete a spaccare direttamente il raccordo, quindi mi raccomando, portatelo in basso in questa maniera e adesso possiamo usare la pinza per sbloccarlo. Eccolo qua, semplicissimo, appunto, basta schiacciare e tirare. Stessa operazione con il raccordo blu. Qui bisogna sfilare la clip verso destra e adesso possiamo sbloccarlo. Lo spazio a disposizione qui è poco, quindi sarà un po' più difficile con la pinza, magari un po' più semplice con le dita. Come avete notato, qui ho dovuto sbloccarlo a mano perché non c'era assolutamente spazio per fare entrare la pinza. Comunque schiacciando forte e tirando in su alla fine viene via abbastanza facilmente. Questo è il risultato. Adesso che tutto è scollegato dobbiamo andare a rimuovere l'unità dalla sua sede. Per farlo dobbiamo semplicemente svitare due bulloni, questo che vedete qua e quest'altro dall'altro lato. Iniziamo con questo bullone. Per svitarlo sarà sufficiente una bussolina da 10 mm. Procediamo adesso con l'ultimo bullone.
Ed ecco a voi il portafiltro smontato. Il mio è della Mopar con apertura al centro, quindi bisogna svitare entrambe le parti. Onestamente non mi piace tanto, è in plastica ed è molto delicato. Se il vostro mezzo ne monta uno in ferro, beh, ritenetevi piuttosto fortunati. Adesso per aprirlo ci servirà una morsa. Posizioniamo adesso il nostro portafiltro su una morsa. Facciamolo dalla parte inferiore, che è quella più resistente. In altre parti, se no, si spaccherebbe. Mi raccomando, non esagerate con la forza. Adesso dobbiamo svitare la parte superiore del contenitore in senso antiorario. Attenzione però, non dobbiamo svitarla completamente, altrimenti uscirebbe fuori tutto il gasolio, ma semplicemente allentarla. Adesso possiamo svitarlo completamente all'interno di un contenitore. Adesso possiamo togliere il filtro. Diamo una bella pulita al nostro contenitore. Vi faccio vedere un attimo il filtro, è completamente nero. Questo significa che era arrivato a fine vita, infatti andava assolutamente cambiato. Ecco perché vi consiglio di rispettare proprio rigorosamente i tempi stabiliti nel libretto uso e manutenzione del vostro veicolo. Bene, ora passiamo al montaggio del nuovo filtro. Ed ecco il nuovo filtro, vi faccio vedere com'è all'interno. Eccolo qua, perfettamente uguale e compatibile. Iniziamo con il preparare la guarnizione. Togliamo la vecchia guarnizione. E adesso diamo un'altra pulita alla sua sede. Prendiamo la nuova guarnizione e andiamo a lubrificarla per bene. Io utilizzo uno spray al silicone, questo è uno spray per l'utilizzo sul camper, ma va bene per tutte le guarnizioni. Se non ce l'avete potete usare anche un po' di olio del motore. E adesso possiamo riposizionarla nella sua sede. Ecco fatto, ma perché sono andato a lubrificarla? In modo tale che quando vado a chiudere il portafiltro essa scivoli perfettamente all'interno della sede e non crei quella gobba, perché se la guarnizione viene pinzata poi quando l'impianto va in pressione uscirà tutto il gasolio. Ecco perché appunto è importante effettuare questa semplice operazione. Prendiamo il nuovo filtro e adesso lo possiamo reinserire nel contenitore. Spingetelo all'interno con forza e appena sentite fare pop significa che il filtro è perfettamente inserito. Adesso lo possiamo riavvitare. Adesso possiamo continuare a chiuderlo grazie all'aiuto della morsa. Basta spingere in senso orario queste due alette per riavvitarlo. Se avete una chiave dinamometrica potete chiuderlo a 25 Nm.
Bene, siamo a buon punto. Il lavoro al filtro è terminato. Adesso non ci resta che rimontarlo. Adesso andiamo a rimettere il contenitore all'interno della sua sede. E riavvitiamo i bulloni. Una volta riavvitato il portafiltro possiamo riconnettere i raccordi rapidi. Andiamo in sequenza, prima quello blu, poi quello giallo e poi il connettore elettrico. Appena sentite fare clac significa che i raccordi sono stati reinseriti correttamente. Passiamo adesso al connettore elettrico. Ecco fatto, basta reinserirlo e spingere verso sinistra. Una volta fatto bisogna semplicemente tirare in giù la letta gialla che vi ho fatto vedere precedentemente. Ecco fatto, perfettamente rimontato. Adesso vi faccio vedere però come riempire il portafiltro di gasolio. Adesso quello che dobbiamo fare è accendere il quadro della strumentazione. Attenzione, solo il quadro, non il motore. Questa operazione di accendi-spegni va fatta più volte. Sentirete subito partire la pompa del gasolio e sentirete anche piano piano il portafiltro riempirsi. Ok, il rumore è sparito. Adesso possiamo accendere il motore. Perfetto, andiamo a vedere se ci sono perdite nel portafiltro. Diamo anche un paio di accelerate. Perfetto, nessuna perdita. Adesso che abbiamo verificato che non ci sono perdite, dobbiamo rimontare il faro. Basta semplicemente riposizionarlo e poi spostarlo verso destra. E possiamo riavvitare le due viti. Come ultima cosa andiamo a ricollegare il suo connettore elettrico. Ecco fatto, alla fine con un po' di attenzione e di pazienza non è un lavoro difficile. Io spero come sempre che il video vi sia stato d'aiuto. Se così fosse vi ricordo di lasciarmi un like, un commento e di iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo al prossimo video.